Buongiorno e benvenuti in questa nuova lezione di italiano. Vediamo in questa lezione parole, frasi, vocabolario, tutto ciò che ci è utile per prenotare una stanza in albergo. Cos'è un albergo? Albergo è sinonimo di hotel, quindi è la parola italiana per hotel. Le frasi e il vocabolario che vedremo vanno bene sia per un albergo, ma anche per qualunque altro tipo di struttura alberghiera, un agriturismo, una pensione, eccetera. Vediamo tre cose fondamentali. Il verbo prenotare, c'è, e la domanda a che ora. Il verbo prenotare. Se dovete prenotare una stanza, direte vorrei prenotare una stanza. Una stanza può essere una stanza singola o una stanza doppia. La stanza singola avrà il letto singolo, la stanza doppia può avere o 2 letti singoli oppure un letto matrimoniale. Quindi, una mosca. Quindi vorrei prenotare una stanza doppia con un letto matrimoniale per 2 persone, oppure per una persona, per 3 persone, per 2 adulti, 2 bambini. Quindi specificate per quante persone. A questo punto, dopo aver precisato cosa vi serve, una stanza doppia, per quante persone? Per 2 persone. Dobbiamo dire per quante notti. Quindi, ad esempio, per 4 notti dal 10 agosto al 15 agosto. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno per prenotare una stanza. Vorrei prenotare cosa? Una stanza doppia. Per quante persone? Per 2 persone. Per quante notti? 4 notti. Quando? Dal 10 agosto al 15 agosto. Come va? Se trovi questo video interessante, non dimenticare di lasciare un like. Dunque, se al contrario avete già prenotato la vostra stanza, probabilmente su internet, e quindi arrivate in albergo, allora andrete alla reception dell'albergo e direte prenotato, ho prenotato e tutto come prima. Ho prenotato una stanza per 2 persone per 4 notti dal al. Le persone possono essere adulti o bambini e con questo chiudiamo la sfera della stanza e andiamo a fare delle domande sulle caratteristiche della stanza o dell'albergo. La parola chiave, l'espressione che ci serve è c'è. Con c'è chiediamo cosa c'è, cosa esiste nella stanza e nell'albergo. Per esempio, c'è l'aria condizionata? C'è la spa, il centro benessere nell'albergo? Oppure c'è una palestra, una sala per fare ginnastica, per fare sport? C'è il wifi, la connessione ad internet? C'è il parcheggio? E ancora, c'è la TV in camera? Dunque, tra le parole che abbiamo visto ci sono i maggiori servizi che troviamo in tutti o quasi gli alberghi: l'aria condizionata, il wifi, la televisione, il parcheggio.
E possiamo trovare anche in alcuni alberghi la palestra, quindi per fare sport, e anche un centro benessere, la spa. Altra domanda fondamentale: a che ora? E quindi ci interessa sapere a che ora si fa il check-in o fino a che ora si fa il check-in, a che ora si fa il check-out o fino a che ora si fa il check-out, a che ora è la colazione o fino a che ora è la colazione, ok? E che cos'altro? Se ti viene in mente qualche altra domanda utile e frequente, scrivila nei commenti. Dunque, da tenere a mente tutto ciò che è collegato a prenotare, c'è, a che ora. Vediamo adesso altre piccole cose da conoscere. Innanzitutto, nome e cognome. Quando arrivate alla reception dell'albergo, vi chiederanno il vostro nome e cognome. Allora, il nome è per esempio Mario o Maria. Il cognome è Rossi, quindi il cognome è il vostro nome di famiglia, il, il cognome di vostro padre e il nome è il nome con il quale vi chiamano i vostri amici: Mario, Marco, Giovanni, Marta. La persona alla reception vi chiederà un documento, una carta d'identità, un documento utile per riconoscervi, un documento che attesti la vostra identità. Le domande che riceverete e a cui risponderete con le frasi, le espressioni che abbiamo visto poco fa sono: per quante notti? Cercate di rispondere mentalmente a questa domanda. Per quante notti? C'è una mosca con noi oggi. Per quante persone? Per quanti giorni? Quindi queste sono le domande che qualunque tipo di albergo vi chiederà, necessarie per effettuare la vostra prenotazione. Quando voi direte che vi serve una stanza singola, matrimoniale, doppia, la receptionist controlla sul suo dispositivo e potrebbe dire: un attimo, che controllo? Se siete al telefono potrà dire: attenda un momento o attenda un attimo, che controllo? Che controllo le disponibilità. Dopo aver controllato le disponibilità ed aver verificato che la stanza è disponibile, vi comunicherà il costo. Sono un totale di 150 euro. Paga con carta di credito o in contanti. Quindi a voi di scegliere carta di credito, la carta della banca, o i contanti, i soldi di carta. Avrete la vostra ricevuta e la receptionist vi dirà arrivederci e grazie. Mi auguro, come al solito, che la lezione sia stata utile. Se partite in vacanza, vi auguro una buona vacanza e se non partite in vacanza, vi auguro comunque una buona continuazione. A presto, ciao!